Come vi va? Da molto tempo perché ho avuto la raucedine, da molto tempo che non potevo fare una live e mi mancavano le live, circa 1 o 2 mesi, e adesso faccio la live. Tante cose sono successe e io che tanto mangio la frutta secca. Ed io che non riesco a fare dei video, ho fatto molti short perché parlare più di tanto, anche adesso c'ho degli strascichi. Vi ringrazio di seguirmi numerosi. Intanto riprendo a fare il formato di video che facevo 10 anni fa. Ah, che bello! Ti diamo il benvenuto nella chat live, canale di Chris Video. Ah, bene. Ma che hai messo un link? Vediamo un po'. Ciao Chris Video. Sto prendendo il mate. Come facevo nei miei video di 5 anni fa. Oggi è sabato, sono un po' rilassato. Allora avevo opportunità di fare questa live, ma non mi sono preparato un argomento. E non so, avrei voluto titolare questa live "Voi domandate, io rispondo". Sto solo io a scrivere per il momento. Sì, caro canale di Chris Video, scrivi qualcosa se hai delle domande. Non so, vuoi che parli di qualcosa in particolare? La situazione mondiale è veramente catastrofica. Stiamo vivendo dei tempi molto brutti, climaticamente, ma anche dal punto di vista delle guerre. Ecco, l'effetto speciale sogno mi piace. Hai una TV in più 32 pollici o 43? Non sei no, non sei solo. Ah, ciao Tibor Isonzo, ciao, buon sabato a tutti e buon fine settimana. No, quella dovrebbe essere di 32 pollici, quella tele. Allora ci sono anch'io, ma qual è l'argomento di oggi? Dice Albert, perché stiamo parlando di politica. Io ho PS4 Pro, ma non ho una TV. Ciao bro. Allora Albert, mi fa piacere averti qua. Il trend topic di oggi è soprattutto voi domandate e io rispondo. Comunque stavo dicendo che appunto viviamo dei momenti molto difficili
le guerre che ci sono, di cui si parla ma anche di cui non si parla, perché ci sono molte guerre. Per esempio ogni tanto si dice di Haiti, ma Haiti le cose sono sempre andate così. Anche in Africa è sempre stato un disastro, già dagli anni 60, con le guerre post coloniali per ridefinire i confini. Sto facendo colazione. Melissa, ciao Melissa. Melissa Pecorino, saluti, buon sabato, buon fine settimana. Sto prendendo il mate. È la frutta secca, mangio noci. Sì, mangio noci a merenda, fa bene perché fanno bene al cervello. Poi mi mangerò anche l'alfajor. Potrei fare un video ASRM a camera lenta con i rumori accentuati. Le mandorle. Ah. Sì, di pomeriggio. No, merenda. Beh, sì, mangio da solo, faccio merenda. Ho caricato degli short, ma anche un video di pochi minuti sui miei nuovi cani. Eccoli qua, li vedete? Sono ancora cuccioli, hanno 3 mesi circa. Guardate che carini, sono sorelle. Se vi piacciono farò dei video su di loro. Invece quello è il mio cane che ho da 10 anni, un Dutch Sound. Vediamo di togliere gli effetti speciali perché insomma. Un Dutch Sound, salsiccia. Invece sono figli. Ora mangia pera, ma mangi solo. Quanti anni stai bevendo? Sto bevendo il mate Tiber Isonzo. Nel centro di Roma vendono questa infusione del Rio della Plata, che prendono argentini, uruguay, boliviani, paraguayani, brasiliani del sud. Non si parla di tutte le guerre, perché le guerre che ci sono in Africa non occupano i. Adesso a merenda mi faccio il dolcetto, avvolto in una stagnola perché non perde la sua freschezza. Ecco l'alfajor, che deriva dall'arabo al-fahar. Le storie, perché si piega come vuole quando vuole. Sud della Spagna e l'Andalusia hanno portato questo dolce con loro. Era fatto in modo diverso. Gli spagnoli, occupando il nuovo mondo, l'hanno portato con loro. Questa è la versione industriale.
ecco perché si chiama ripieno, perché ripieno in questo caso di crema di latte o di mu, però molto più blando. Allora bisogna mettergli l'acqua. Che le guerre siano brutte lo sappiamo tutti, ma la cosa più orribile è quando finisce, dice Albert. Nasceranno altre organizzazioni terroristiche come è successo con l'ISIS ed altri, soprattutto in Medio Oriente. Ma è vero, e queste organizzazioni belligeranti detta di odio e di frustrazione. Le radici della seconda guerra mondiale stanno nel senso di vendetta che suscitò negli austro-ungarici e nei tedeschi la grande guerra e soprattutto nel crollo di Wall Street del vendevano biglietti da 1000 miliardi di marchi in Germania e una carriola di quei biglietti serviva soltanto a comprare il giornale. Nella Repubblica di Weimar nel 29, unito alla frustrazione di aver perso la guerra, indusse Adolf a organizzare un partito, vincere le elezioni. Adesso quanto sta succedendo in Terra Santa? Migliaia di bambini sfollati, migliaia di bambini morti, decine di migliaia dicono, migliaia. Un giovane Adolfo palestinese che vorrà vendetta, o forse più di uno, perché oggigiorno organizzarsi con il web è molto facile. Sì, la live laga perché c'ho un internet basico, nulla. Forse dovevo iniziare la live con questo cellulare economico, perché così, avendo una camera più economica, magari non lagava la live. La gente crede che un cellulare quando c'è 200 megapixel è migliore, ma se filmi la live con la camera principale da 200 megapixel o da 50, sono molti più dati che invii, molti più dati che consuma il cellulare. Con il io poi ho un estensore di wifi, invece se c'è, per questa ragione con il mio vecchio Motorola S7 Power adesso sto utilizzando un Motorola Edge 30 Fusion. Mi raccomando, se volete supportare il mio canale, sotto i miei video potete e così. Io non so se sto in onda o no, perché a volte si sconnette. Va, io speriamo che ce la caviamo, perché non ci sono più. Io credo che ci sono dei problemi della post colonizzazione. Ah, ecco, è entrata un'altra persona. Siete in due adesso, non uno. Mi raccomando, se volete supportare il mio canale, sotto questo video o video vecchi, super grazie. Poi qua adesso che è live ancora, super chat e sticker, e se volete abbonatevi. Ma se non volete abbonarvi perché dite no, ma tutti i mesi pagare una quota fissa, voi potete in uno dei miei video scegliere se meno di 4 € o più di 200 €. Poi quando comprate un super grazie o vi abbonate o partecipate con super chat,
il vostro intervento sarà messo in evidenza. Quindi per quanti vedranno questa live, l'avranno visto fino a questo punto, minuto 17:25, sappiate che comprare un super grazie o abbonarvi vi permetterà di mettere il vostro commento in evidenza. E che cosa potrete commentare? Beh, ipotetico, io lo farò, capito? Proponetemi comprando un super grazie, in questo modo io vi farò un video a richiesta e ci dedicherò del tempo, potrò andare avanti perché devo vedere la batteria del, per non avere un wifi 200 megabit come minimo, invece c'è una fibra ottica da 100 megabit. E allora ecco, ringrazio tutte e tutti voi di essere qua presenti e di voler intervenire in questa live. Abbiamo parlato di politica, delle guerre, che pensate degli short che ho caricato sui, poi se c'è qualcuno di voi che parla un altro idioma me lo dica, perché YouTube ormai mi consiglia di fare le live in verticale, che è anche più comodo perché così appaio con un corpo un po' più intero, invece a fare. Ma voi dove avete trovato? Direttamente da YouTube, perché avete attivato la campanella? Come avete trovato i miei video? Mi piacerebbe saperlo. Io credo che molti hanno visto lo shortino, si sono buttati, si sono resi conto che era una live. Perché entrano 3 secondi, escono, entrano 4 secondi, escono, entrano 10 secondi, escono. E l'intervista che ha dato a certi personaggi che non voglio nominare, ma che avevo nominato nel video, quindi cercate te, poi troverete canale di Chris Video, laga un mucchio. Sì, cercate sul web Santen-chan, magari, e troverete. Devo prendere la vitamina della mattina, l'ho scordata la mattina, che se cercate nel web troverete tantissimi risultati, tantissime, perché io solo su Instagram c'ho più di 16.000 pubblicazioni, poi sto vincendo dei record che non so a che mi servono. È chiusa, non finita. Chiuso, finita, chiuso, finita. No, è ancora pieno, però no, posso bevere, posso bere tutta l'acqua, sono un cammello. Di fare merenda, allora che faccio di bello? Prendo un ultimo matesino, perché altrimenti vado subito al bagno.
l'acqua del termos, perché nel bollitore si raffredda subito, ma nel termos rimane calda. Madonna benedetto, mi incendia lo stomaco. Allora, allora, non ci facciamo prendere dalla calma, eh? Non ci facciamo prendere dalla calma. E che faccio di bello sempre in vivo? Perché staccare? Perché staccare? Perché staccare? Perché staccare? Speriamo che il microfono non si scarichi subito, perché me lo fa dal vivo. Ah, a voi che vi piacciono, sto nel lavandino dopo la merenda, non bevo un crodino, ma mi lavo i denti, per questo ho acceso l'acqua calda. Adesso non c'è argomento, adesso abbonamento, e qua partecipate nelle live per proporre un argomento con super chat o sticker. Oh. Ah, adesso vediamo di andare da un'altra parte, perché vediamo, devo prendere fazzoletto. Scusate se lo lasciate soli. La laviamo in un'altra parte. Guardate come sono belle, che fanno pipì e popò dappertutto, ma si fanno perdonare con questi istanti di dolcezza quando riposano. Quando riposano. Dal vivo si era risconnesso. Adesso speriamo che non laghi nulla. La laga laga la. Vediamo, sono venuto in un altro ambiente e mettere il tripode, allora trasformano un palo selfie. Ho dovuto togliere un tappetino alla cagnolina, che come dicevo loro rompono tutto. Allora io so che mi serve, ma sto presente anche in LinkedIn. Non so che sia LinkedIn, però sto presente. E adesso come va? Lagga? Non lagga? E stavamo parlando delle guerre in Africa, nell'Africa soprattutto subsahariana, triste eredità coloniale. E poi che altri argomenti proposto? Non so, forse qua c'è troppa luce, ma qua vediamo un po' dove andare. Vediamo a quale rete sono connesso, perché è un disastro qua. È un disastro. È un disastro, non so se laga, non laga. Voi me lo dite? E quale argomento volete che tratti? Sono costretto così a filmarmi come da selfie, perché non ho un luogo dove appoggiare il cellulare, cioè il selfie stick
si trasforma anche in tripode, però non mi va di andare a prendere il tripode che ho con specchio e tutto, è troppo elaborato. Allora, gran parte dei conflitti che ci sono adesso, lo dovete sapere, sono il frutto di conflitti anteriori, perché non è che le cose vengono dal nulla. Non so se il televisore che sta dietro le mie spalle è da 35 pollici, credo di sì, per quello che può importare. Però tutti i conflitti derivano da altri, sono delle eredità storiche e quindi è inevitabile che ci siano conflitti, è inevitabile che si va di conflitto in conflitto. Ecco, voi che ne pensate dei conflitti che ci sono oggigiorno o di qualsiasi altra cosa? Fatemi delle domande qua nella chat e io vi risponderò. Se comprate un super chat, io farò un video sull'argomento che mi propondrete. Comprate un super chat. Non ho avuto tempo di non ho avuto tempo di divulgare questo mio video a tutte le amiche e tutti gli amici che mi seguono in Telegram e nelle reti sociali, e poi sono convinto che è rimasta disattivata l'opzione. Disattivo quell'opzione, no. Ogni tanto entra una persona, ogni tanto ne esce un'altra per avere la possibilità di divulgare il proprio video tra più persone, ma non soltanto per guadagnare denaro, anche e soprattutto perché a uno piace che guardino il proprio video, se no che lo fa a fare, che affare sarebbe, no? Se e allora c'è qualche esperto che fa dei video in YouTube e dice che se tu disattivi la spunta comunicare a tutti quelli che ti seguono che sta per uscire una premiere, che sta in live, che hai uscito un video, un short, perché di solito le reazioni del pubblico abituale sono basse, YouTube consiglierà il tuo video a tutti gli altri. Non so se sta succedendo questo e non so se ho disattivato la spunta, perché bisogna entrare in YouTube web per vederlo e purtroppo ancora lo studio di YouTube per cellulare non ha tutte le funzioni che YouTube Studio ha nel web. È già difficile programmare una live dal cellulare o farla partire, immaginati te prima dover entrare attraverso il browser in YouTube per vedere come sta configurata la storia, come va a partire la live. E no, e non è possibile. Allora, secondo voi, disattivando la spunta comunicare a tutti gli iscritti e i followers e gli spettatori che sta uscendo qualcosa serve o non serve? E naturalmente scusate, io mi trovo molto disorientato all'ora di trovare una strategia per divulgare il mio materiale sul web, perché a volte sembra funzionare qualcosa, a volte non sembra funzionare. Io per esempio quando potevo mettevo 100
147 o 157 sottotitoli a tutti. Ehi, momento, a tutti i miei video. Veni, dale. Purtroppo li lasci un po' soli e questi non sempre mettere 157 sottotitoli serve a molto, però io ci provo. E vediamo un po', perché qua mi sto sconnettendo ogni quarto d'ora. Allora dicevo, io subito, perché sono cuccioli, ma fanno delle per la casa, logicamente. Allora devo stare a asciugare, che poi è bella grassa. Beh, meno male che ciò, avrei dovuto lasciare il cellulare da solo per stare a pulire, già devo pulirne un'altra. Avere dei cuccioli è difficile, avremmo dovuto adottare un cane già di 2-3, o se cuccioli sono belli, eh sì, però li devi svezzare, magari ci vorranno da 1 anno e mezzo a 2 prima che è smedibile, ma comunque per quanto riguarda che l'aga è vero, purtroppo non si può dipendere da un unico servizio, bisognerebbe averne tanti, cioè io dovrei avere il 5G, il 4G, avere 2 targhette SIM, in modo che con abbonamento illimitato poi dovrei avere 2 o 3 servizi di internet diversi, in modo che se c'ho problemi con un, ma non posso, non sono 5G e DEP, e quindi purtroppo è così. Purtroppo è così, devo arrangiarmi con la connessione che posso avere. Un momento, ehi, psst, ehi, qua, ehi, no, mami, se ne approfitta perché non si sa mai che sta mangiando. Momento. Qualsiasi cosa sia stata è riuscita a inghiotirla, stanno sempre mangiando qualcosa. Stanno sempre mangiando qualcosa. Ah, come ho piazzato il cellulare è meglio così.
Sono staccato di questo effetto speciale, stiamo ad altro. Oh, un po' più chiaro, un po' più chiaro. Adesso si sono messe di nuovo a guardare, guardate le poverine, dopo che si sono scalmanate, guardatele. E guardate le poverine, beh, stanno sempre sul punto. Come potete vedere c'è il mocio vileda e il pavimento umido, perché ho dovuto lavare le loro pipì. Dovuto lavare le loro pipì e il pavimento è umidissimo, è bagnatissimo, perché bisogna mettergli tanto sapone. E uno mi può dire: ma che ci frega Sant'Enchan? E beh, questa è la live, questa è la vita in diretta, la vita mia in diretta con questi cani che fanno le peripezie e le acrobazie. Nelle abbazie i frati fanno le peripezie. A proposito, lo avete saputo? Scisma nella Chiesa cattolica. Vediamo se YouTube crea un titolo per un capitolo nuovo. Scisma nella Chiesa cattolica. E dal Medioevo probabilmente che non succedeva, o dall'era di Papa Wojtyla, Giovanni Paolo II, al secolo Wojtyla, credo che lui abbia scomunicato o sconfessato un po' di prelati. Ma adesso Papa Francisco ha diciamo scomunicato un prelato, non so se un cardinale, un monsignore, per essere scismatico, cioè per voler dividere la Sacra Romana Chiesa Cattolica Apostolica. La Sacra Chiesa Cattolica Apostolica Romana. Romana non so perché il Vaticano è uno stato a parte e ancora Roma non fa parte di quello stato. Che poi lo sapete che la maggior parte delle chiese sono demanio dello Stato italiano e non del Vaticano? Quando si dice che il Vaticano deve pagare le tasse, non si dice che deve pagare le tasse sulle chiese, perché le paghiamo già tutti noi il mantenimento delle chiese, sono dello Stato italiano, a parte naturalmente la Città del Vaticano. Ma si dice che per esempio tutti gli edifici, gli appartamenti in zona Ottaviano, quindi fuori dal Vaticano, in realtà è risaputo che sono proprietà del Vaticano, ma non pagano tasse o le paga lo Stato italiano, cioè tutti noi contribuenti, non soltanto romani. E poi che hanno convertito gli ostelli per poveri, dove i pensionati pagavano 500.000 lire, quando è arrivato l'euro iniziarono a pagare 500 euro, che sono 1.000.000 di vecchie lire. Allora se ne dovettero andare da lì e finirono con trasformare quegli ostelli per poveri, rivalorizzandoli, costruendo. È incredibile. Bed and breakfast per turisti dove c'erano pensionati poveri e anche senza tetto. Questa è stata l'evoluzione della Chiesa romana. Cioè, va bene che la Chiesa può avere ricchezze e tesori, come diceva San Francesco, che non è che devono rinunciare a tutto, ma non devono produrre ricchezza, non devono. Invece si direbbe che sono dedicati con l'istituto opere religiose, lo IOR, a produrre ricchezze e a speculare, a fare speculazioni
a New York, piazza affari, vedi il caso. Cosa sei, un fantasma? La vita comune. Ciao la vita comune, grazie per seguirmi. Chi lo sa, chi lo può dire, ma soprattutto sono Sant'Enchan. Se vuoi propormi un tema, innanzitutto ti dico buon sabato e buon fine settimana. Compra un super chat o un super sticker e dimmi di cosa vuoi che parli. Poi in questo video, questa live, quando sarà video o in un altro video, compra un super grazie e poi anche regolare, meno di 4 € o più di 4 €. C'è di più o more, un bottoncino blu, e poi regolare la donazione. O se ti vuoi abbonare, la differenza è che con super grazie puoi dire vabbè, io se mi abbono 2 € al mese o 4 € al mese, sono dai 20 ai 40 € più che altro all'anno, ma se non ti vuoi legare a un abbonamento, compri, scusate, un solo super grazie dell'importo da te che tu vuoi donare. Io non so, i cani mangiano cose qua, ma non so da dove le pigliano. Purtroppo c'ho dei cani, dei cuccioli che mangiano tutto e mangiano tutto e sporcano tutto. Vediamo dove, e poi non si riesce a vedere. Ah, qua. Allora, l'affare dello IOR del Banco Ambrosiano, se lo ricorda, tutte le speculazioni del Vaticano. Adesso sarebbe terribile lo scisma di, se non ritira quello che pensa, quello che ha detto riguardo il Papa. Incredibile, no? Sembra che è tutto integro qua. Devo controllare perché se mangiano il cuoio. Boh. Da qualche parte avranno levato un pezzo di qualcosa. È così. Allora bisogna vedere perché qua tutti i messaggi sono visibili. C'è poco intervento ultimamente in chat, il 46% di batteria. Non vorrei arrivare a meno, ma cambiamo l'effetto speciale. Aurora 8 mm. Io vorrei fare una live il più larga possibile per offrire tante tematiche. Allora, che ne pensate di quello che è successo? Magari voi siete giovani,
non vi ricordate di ciò che è successo con lo IOR, il Banco Ambrosiano, la P2, Licio Gelli, Marcinkus. Ecco, chi era Marcinkus? Voi lo sapete? Un momento, che forse il microfono è meglio che lo metto. Voi vi ricordate chi era Marcinkus? Avete visto, potete vederlo adesso in YouTube, Blu Notte, i misteri d'Italia. Guardate il Blu Notte, i misteri d'Italia, perché molte cose vi torneranno, molte cose avranno un senso per voi guardando Blu Notte, che spiega le cose meglio di me. Comunque io ho fatto dei video anche riguardo lo IOR, riguardo questi argomenti qua, che possono essere di vostro interesse, e mi raccomando, andategli a vedere. Io ho approntato una lista di riproduzione che appunto la Chiesa Cattolica, qualcosa del genere. Quindi c'è una mia lista di riproduzione dove potrete trovare tutte le cose che hanno a che fare con il Vaticano e con la Chiesa Cattolica, tanto dal punto di vista religioso come invece politico, economico, sociale, i miracoli, le preghiere, lo IOR, Padre Pio. Non so se ho fatto su Padre Pio, credo di sì, che c'è un video che riguarda Padre Pio, quindi quanti di voi sono interessati a guardare un video su Padre Pio sono pregati di andarlo a vedere. Poi che altro dirvi? Mi piacciono queste live in verticale, sono belle. Lagga tutto, mi dice la vita comune. Deve essere un canale molto bello, perché la vita comune, cioè una vita comune. Ancora c'è la cagnolina che mangia, masticano, non si sa da dove prendono le cose, perché poi uno si ritrova che stanno masticando una sedia. Non è questa, proprio un pezzo, chissà da dove l'hanno preso. Io ho orrore di andare a controllare il divano di cuoio, perché ripararlo bisogna togliere, rifare il cuoio. Mozzicano praticamente qualsiasi cosa sia alla loro portata. E che dire, i cani sono una grande cosa, non averli è brutto. Io sul cane mi è caduta. Vi piacciono i cani? Avete dei cani o dei gatti, dei criceti? Che mascotte avete in casa? Commentatelo qua sotto nella chat, oppure nei commenti quando questo sarà un video. Commentate che mascotte avete. Purtroppo entra un sacco di gente in live, ma non commentano, ci sono state 4 persone e non hanno commentato. A me spiace quando non commentano, forse perché mi staranno guardando dallo smart tv, e allora lì anche io non apro la sezione, perché è un po' difficile aprire la sessione in uno smart tv e commentare con il controllo normale, con il controllo a distanza normale, con i tasti normali. È un po' difficile, e lo so. Però mi devo tagliare i capelli, perché li avevo corti, piaciuti molto, e saranno passati 8 mesi dall'ultima volta che gli ho dato una spuntata. Allora, voi avete cani in casa, avete gatti? Scrivetelo. Comunica di Papa Francesco, cioè la scomunica
che Bergoglio ha emesso contro un altro ecclesiastico, un alto porporato. Che ne pensate? Voglio sapere cosa ne pensate della scomunica che ha emesso Bergoglio, perché è di importante tale importanza e di vitale importanza sapere a riguardo di quella scomunica. Io non ci dormo la notte, veramente. Ma adesso che succede? L'altro rimane in carica o viene espulso dalla chiesa? Entrerà in una chiesa protestante, anabattista, si farà pentecostale, diventerà mormone, diventerà buddista, un buddismo cristiano, un cristianesimo buddista. Che sarà di quel porporato, di quell'alto papavero della Chiesa cattolica, apostolica e romana che Bergoglio ha scomunicato? Ritirerà la scomunica? Si pentirà lo scomunicato? Oppure andrà nella Chiesa anglicana? Andrà a fare il calvinista, il luterano, il presbiterano? Oppure diventerà valdese o si farà cataro? E di rilevante importanza per i praticanti del cristianesimo? Guardate il mio dito. A qualcuno può importare di meno? Guardate il mio dito. La vita di molti religiosi cambierà? Continuate a guardare il mio dito. In molti dentro la Chiesa cattolica la pensano come il religioso che ha sofferto diciamo questo provvedimento di Bergoglio. Guardate il mio dito, cioè come faccio a fare sì? Sì, guardatemi, sì, in molti la pensano come lui, anche se io non so come la pensi lui, ma c'ha un proselito importante. È per quello che Bergoglio lo ha scomunicato per apostata e scismatico, perché evidentemente ha raccolto un proselito, anche se non grande, ma ci è riuscito in parte mediaticamente grazie al web e anche ai mass media. Allora, la vita comune, madonna se sei brutto, grazie, sei bello te. Ti sei fatto vivo dopo che dicevi come sei un cosa sei, un fantasma? Adesso, beh, la mia nuova pettinatura dall'ultima volta che mi hai visto. Comunque vabbè, mica devo essere bello, no? È un obbligo essere belli? Ecco, questo lo dico a YouTube perché metta un altro titolo a un nuovo capitolo di questo video, perché spero suddivida il video in capitoli. È obbligatorio essere belli? Ho preso pausa retorica così magari puoi isolare quella frase. No, perché secondo quale criterio uno è bello? Secondo quale criterio uno è bello? Ma c'è la bellezza è oggettiva e poi un uomo deve essere bello. Secondo quali canoni uno è bello o è brutto? Ci inculcano la bellezza soprattutto nella tele, nel cinema, nei giornali, nella stampa, per vendere.
Ma secondo quale criterio uno è bello o brutto? Eventualmente, come direbbe Lao Tse, come direbbe Chuang Tse, in termini comparativi, uno è bello o uno è brutto. C'è uno più bello e uno più brutto, d'accordo, questo è vero, ma in nessun altro modo si può dire se uno è bello o uno è brutto in termini assoluti. Diceva Lao Tse nel suo Tao Te Ching o Tao Te Ching, l'idea della bruttezza nasce dall'idea della beltà, della bellezza. Se tu non sai cos'è bello, non sai neanche cos'è brutto, o no? Intanto i miei cani non sanno cos'è bello o cos'è brutto. Guardateli, guardateli i miei cani, il mio salsiccia e la mia cuccioletta. Il salsiccia c'ha già 10 anni. Loro non sanno cos'è bello, cos'è brutto. Loro possono sentire attrazione o repulsione. Per loro essere belli o brutti è attrarre o repellere. Se hanno repulsione entrano in conflitto, si attaccano. Se hanno attrazione vanno d'accordo, hanno empatia, tutto qui. Ma l'idea anche di bello nasce dall'idea di brutto. Magari qualcosa ci repelle e lo consideriamo brutta, però è relativo, cioè la stessa donna che considereresti brutta, accanto a una molto più brutta la sceglieresti perché diresti che è bella. Non è che c'è una beltà assoluta e una bruttezza assoluta. La stessa persona che consideresti un po' scemo, accanto a uno molto più scemo lo consideri intelligente, dipende come lo conosci, in che contesto. Se conosci una persona mentre fa degli esami ed è bocciata, per quanto sia molto intelligente, sappia molte cose, magari dici che non è intelligente, ma se non sai che è stato bocciato in matematica e parla di matematica molto bene, tu dici che è molto intelligente. Cioè l'essere intelligenti, per esempio, non ha a che fare col non superare un esame. L'essere belli non significa, anche perché c'è una beltà interiore, corrispondere con dei canoni o dei cliché di bellezza. Quindi all'occhio di chi guarda, ma anche sono comparativi, perché appunto tu conosci una donna che magari non definiresti bella, però accanto c'è una donna molto meno bella, allora quella è più bella. Poi viene un'altra che può essere in termini di paragone considerata più bella e le altre diventano brutte, come coi cellulari. Tu, secondo il tuo potenziale per acquistare un cellulare, no? I soldi che hai, consideri tutti i cellulari di quella fascia di prezzo, allora arrivi a comprare uno che ti sembra molto bello. Ma se ti portano un cellulare che invece di costare 150-200 euro ne costa 2000, vedi che il cellulare che avevi comprato diventa bruttissimo a 150 euro, perché l'altro può cambiarlo. Quando prima avevi detto ho trovato il cellulare più bello, non lo do per nulla al mondo, vedi che quando ti dicono lo scambieresti il tuo cellulare da 150 euro che ti sembrava bello con un cellulare da 2000 euro, e tu diresti subito io di questa schifezza me ne disfo subito, tanto mi danno un cellulare da 2000 euro. Ecco che anche l'utilità e l'inutilità sono relativi, non soltanto la bellezza e la bruttezza, ma anche il fatto
che noi apprezziamo o disprezziamo secondo convenienza. Cioè, quando mia madre non poteva regalarmi un altro cellulare, mi ha regalato il Motorola Moto E7 Power nel 21, poi nel 23 ha potuto comprarmi l'Edge 30 Fusion, sempre della Motorola. C'è una certa differenza, molta differenza, soprattutto nella velocità di carica e scarica dei dati, nel wifi, nel bluetooth, nelle camere, moltissima differenza. A parte è che può filmare fino in 4K, fa dei video molto pesanti, anche delle live molto pesanti, quindi laggano. In questo è meglio il Motorola Moto E7 Power, che ha 5 megapixel di camera, massimo in Full HD registra, e quindi fa delle live molto più leggere, facili da trasmettere e non laggano. È un paradosso, ma per avere un Edge 30 Fusion dovresti avere dai 300 ai 500 megabit di fibra ottica, per non dire di più. Te ti immagini se mia madre mi avesse regalato un Motorola Edge 30 Ultra con una camera davanti che non so se è di 50 o 100 megapixel? In pratica non avrei potuto fare una live con la fibra ottica che ho, perché avrei dovuto avere 1,8 gigabit di fibra ottica. Quindi è tutto relativo, anche la bellezza è relativa. Le cose troppo buone non sempre sono buone per uno, diceva Sant'Agostino. Ti compri un cellulare da 2000-3000 euro, oppure te lo regalano, per poi scoprire che fa dei video troppo pesanti per la rete internet che tu c'hai in casa e per il wifi che hai, perché lagga. Facciamo che esista un cellulare con 600 megapixel o 1 gigapixel. Sai quanto peserebbero le live? Quanti pacchetti dati deve inviare? E magari non hai un router all'altezza e quindi alla fine non riesci a fare live, nonostante il grande cellulare che hai. Quindi la vita comune, madonna se sei brutto, non so se lo dice a me, ma sarai bello tu. Comunque la bellezza è relativa, e poi a me che me ne frega di essere bello, scusa. Per me le cose importanti sono altre che non apparentare bellezza, ma la bellezza è relativa, dipende da chi guarda. Sarò brutto e sono brutto, e chi se ne importa, tanto meglio. Non ti piaccio? Ah, vabbè, ma chi se ne importa. Cerco di rimanere moderato. Se no YouTube mi toglie. Adesso gli rispondo male. Guarda la vita in comune. Comunque i tuoi due interventi, che non so se tu mi stai continuando a seguire, perché qua figura che c'è una persona che mi segue, ma magari sono 10, soltanto che magari mi seguono dallo smart TV, non vogliono intervenire in chat, ci sono dei problemi a comunicare, ecco, a 3-2 persone. Però, caro la vita in comune, grazie di aver partecipato della mia live e di avere prodotto 2 interventi, tutte e 2 molto strani, però appunto è stato il tuo contributo. Magari i tuoi contributi sono lo specchio della tua anima, non dico di sì, di chi? Altrimenti appunto sarebbe cattivo da dirlo,
poi la vita è un sogno, per questo mettiamo il filtro onirico. La vita è un sogno, passa che non te dico. Per me gli ultimi 20 anni sono passati come un soffio. Per certi versi alcuni giorni sono passati come una scoreggia. Però la vita passa come un soffio. Fermarsi a rispondere alle provocazioni, ai conflitti, ecco, algoritmi di YouTube, create questo nuovo. La vita è come un sogno. I sogni aiutano a vivere o la vita aiuta a sognare? Voi vivete coltivando sogni o i sogni vi aiutano a realizzare cose? Se avete delle risposte, commentate qua sotto. I sogni aiutano a vivere o la vita aiuta a sognare? Si tratta di sognare per andare oltre o si tratta di vivere per coltivare aspirazioni? È importante avere aspirazioni nella vita? È importante leggere, farsi una cultura? Voi che ne pensate? Poi naturalmente non mi muovo perché vorrei andare a farvi vedere i libri, ma sarà in un'altra live, perché se vado dove c'è la biblioteca di nuovo ho dei problemi con la connessione web e le persone che stanno comunicate adesso smetteranno di guardarmi. Ma io fin da bambino, adolescente, ho coltivato la lettura. Quindi i sogni si possono concretare, ma anche la vita può sublimarsi in un sogno. La lettura è il punto mediano tra sogno e realtà, ti permette vivere realtà immaginarie o realtà di altri senza realizzarle o realizzandole in astratto mentalmente. Quindi i libri aiutano a vivere, ma aiutano anche e soprattutto a sognare da svegli, a avere maggiore esperienza, sapere le cose in anticipo, ma anche ad avere agilità mentale, perché è importante per prevenire malattie come l'Alzheimer e il Parkinson. Leggere molto, mi raccomando giovani, leggete molto, perché è importante leggere moltissimo. Alla vostra età dovreste leggere tantissimo, poi vi rimangono memorie, ma soprattutto perché migliorate la facoltà della favella, della parola, perché altrimenti io sento molti giovani che non leggono, che stanno tutto il giorno con il cellulare, che dicono cosa, che parlano di stupidaggini e di tutte le cose che trasmette la Rai, la Mediaset, tutti i talk show senza senso, tutti i programmi di gossip che non hanno la minima decenza, non trasmettono nulla, non danno nulla alla gente. E veramente voi dovete liberarvi dalla spazzatura mediatica, dovete leggere, non dovete stare dietro le mode, non dovete stare dietro le mode, dovete ragionare, dovete avere del criterio, essere indipendenti. Adesso vi faccio vedere come ho i cani qua. Ecco qua la forchettina e devo girare il pollo.
ecco qua si vede il pollo che giro, però ecco il pollo che giro era congelato, non è che c'aveva limone o fragola, era congelato il pollo e adesso sta da ore in forno, che sarà in parte glielo daremo ai cani, che per quello stanno così pensierosi e si sono messi a sedere disciplinatamente, perché sanno che quando devono mangiare hanno imparato a sedersi così, se no non lo farebbero, se non sanno di mangiare non si sederebbero così, non si siederebbero in questo modo. Ma io gli dico sempre sit sit, vedete come mi guarda, sit sit, che bella, se voi guardate i miei primi short, questa cagnolina era un terzo di quanto è adesso, in pratica c'ha più di 3 mesi, quindi è cresciuta 3 volte tanto. Lei è rimasta magra ma è cresciuta anche lei, vero? Sono belle ma non in termini comparativi. Pensare che sono sorelle, ma lei ha preso la madre e lei gli stessi genitori, eppure sono genitori diversi. Ecco, torniamo a noi, con minuti di live. E così la vita, sono andate subito in cucina appena hanno visto. Dovrò finire la live perché 36% di batteria. Ai ai ai, poi vediamo se il mio no, non si è surriscaldato questa volta il cellulare. Altre volte questo cellulare diventava una piastra. Ehi! Saltano già nel banco della cucina e vogliono prendere cose. Ai ai ai, proprio sul banco della cucina mi salti. Allora, come dire, si scarica un mucchio la batteria del cellulare per fare le live ed è per questo che io utilizzavo il mio vecchio cellulare, perché venite qua, utilizzavo il mio vecchio cellulare per non rovinare subito questo nuovo, vecchio per modo di dire, comprato circa 2 anni prima, però vecchio anche nel modello. Il Motorola Moto E7 Power è uscito nel 20, questo l'Edge 30 Fusion è uscito nel 22. Il Moto E7 Power mia madre me l'ha regalato nel 21, giugno o luglio 21, e questo nel marzo 23, quindi sempre un anno dopo. Momento. Ehi! Sono caparbie, sono un po' come me, e saltano nel banco della cucina. Prima o poi riusciranno a buttare qualcosa, poi stanno sempre leccando il pavimento e io non so che cosa c'hanno da leccare. Allora vediamo un po' di cambiare gli effetti speciali. Ah, guarda, posso fare anche normale. Beh, io voglio estendere questa live il più possibile, perché ho visto che quando estendo le live, devo sistemarmi i capelli, mi sarei voluto pettinare con la riga, ma quasi quasi li taglio corti perché poi mi ricrescono subito ai 15-20 giorni.
allora se li taglio 2 3 5 millimetri mi dura il taglio di più, se no vado dal barbiere e spendo soldi che non ho. Una volta li facevo tagliare con la riga, doppio taglio, prolisso, un pochino rassi sotto. Passata una settimana già non si vedeva niente, passati 20 giorni ce li avevo di nuovo abbastanza larghi, passati 2 mesi ce li avevo larghi come prima, perché lasciando sopra largo con il doppio taglio scriva tutto. Allora li faccio radere tutti e buonanotte. Però ho visto che le live che si vedono di più sono quelle che durano di più, anche se non le vedono per intero, quando saranno dei video, quando calienta il sole. Ah, ecco, ops, c'ho questo palo selfie che crea problemi, ma mi piace, mi piace, mi piace. Tun, la 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 la. Mi piace, tun, la 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 la. Estendere il palo selfie, estendere il palo selfie. A che ora è? Santa Barbara. E devo finire la live, devo finire la live, devo finire la live. Devo finire fra poco la live, però guardate così che bello che mi vedo bello, vedo bene, mi vedo bene. Però devo finire la live perché, a parte che è scomodo avere il palo selfie di 1,10 m esteso in questo modo, però non so che cosa ecco. Ecco, però diciamo ormai non interviene più nessuno, la prossima volta inizio a fare la live così, però mi è difficile leggere la chat, però non interviene più nessuno. Io ho parlato di tutto quello che ho potuto parlare, poi francamente mi sto stancando, devo pulire di nuovo il pavimento perché hanno fatto pipì le cagnoline. Io ho fatto vedere le cagnoline, ho fatto vedere il mio cane vecchio, abbiamo parlato delle guerre, dei conflitti, degli squilibri postcoloniali, dello della scomunica del Papa. Cercate, se siete venuti fino a questo momento, fino a questo minutaggio, di vedervi tutta la live, ma soprattutto se avete delle domande da farmi, perché ormai nessuno ha partecipato con la super chat e gli sticker nella chat, se avete delle domande da farmi o se avete del contenuto da richiedermi, degli argomenti sui quali voi vorreste che io facessi dei video, mi raccomando, quando questo video, quando questa live sarà disponibile come video, oppure sotto qualsiasi mio video anche vecchio, o comprate un super grazie o vi abbonate e io vi darò la priorità nel creare un argomento da voi richiesto, di rispondere in video e di salutarvi anche. Calcolate che niente, che se voi vedete un mio video vecchio che vi piace, nel quale io parlo di una cosa che vi interessa e magari dura molto, io non ho il tempo di riguardare un video di 40-50 minuti, 1 ora e 40, tutto per intero per trovare quello che vi interessa. Ma se voi comprate un super grazie o vi abbonate e mi dite Sant'Enchan approfondisci con uno sforzo per voi che comprate il super grazie, e farò un video di approfondimento. Si mette a guardare i miei video vecchi e chiede un approfondimento, soprattutto se voi comprate almeno un super grazie, e così mi dite Sant'Enchan
parlaci di questo che dici in questo video. E io naturalmente farò questa cosa perché non sono cattivo. Allora c'ho un 0,34 di batteria, stacco perché andare sotto il 30% non mi piace, si scarica troppo. Vi ringrazio di avermi seguito sin qui, per quanti mi hanno seguito, e anche a tutti gli altri li ringrazio, e buonanotte al secco. Adesso devo spegnere il cellulare perché è un po' caldo e effettivamente c'è la custodia in gomma. Buon sabato, buon fine settimana a tutti, a quelli che mi hanno seguito in live, ma anche a quanti guarderanno questa live quando sarà video, soprattutto nei feed degli short. Ciao ciao, buon sabato, buon fine settimana, buona cena a tutti, ciao. Sto in onda da un minuto, no, sto in onda anche se con qualche lag da un'ora 23 minuti 40 secondi, aspetto i 24 minuti. Ciao, come va? Spero che tu stia bene. E se n'è andato. Molte persone entrano, escono, entrano, escono, entrano, escono, entrano, escono. Ciao. 3 2 1, un'ora e 24. Vi saluto, è inutile che ripeta la chiusura di prima. Andatevela a rivedere piuttosto. Ciao. Ma voglio arrivare a un'ora e 25 con questo filtro che si è scelto da solo. Mi raccomando, non lasciate di seguirmi, grazie per seguirmi in tanti, in sempre più persone. E stiamo per arrivare ai $100. Se volete fare delle donazioni mi farete un piacere per sostenere il mio canale. E sto a $42 che mi deve YouTube. Poi naturalmente ci detraggono il 30% di tasse, quindi se volete donarmi 200 euro saranno sempre benvenuti, o se vi abbonate tanto meglio. Ciao.